cardiologo veterinario è una figura che è relativamente recente in ambito di medicina veterinaria, ma che è estremamente importante perché è di appoggio e collabora con anestesisti, internisti, intensivisti perché possano lavorare in maniera efficiente e tranquilla, sapendo che il motore dell'organismo, che è il cuore, funziona adeguatamente, e anche per sapere quali saranno le ripercussioni di tutte le loro terapie e delle patologie stesse dell'animale a livello cardiaco, perché non esistono solo le patologie primarie cardiache, ma anche le patologie cardiache secondarie dovute a patologie extracardiache, ma che hanno delle ripercussioni a livello cardiovascolare. Vogliamo ricordare l'ipertensione sistemica, ma la stessa insufficienza renale, molte patologie metaboliche come il Cushing, ma tante altre che hanno un forte impatto anche a livello di funzionalità cardiaca. Quindi il cardiologo ha una funzione di aiuto per l'internista e appunto anche per gli intensivisti e gli anestesisti per gestire il lavoro anche su altre patologie non strettamente cardiologiche. I motivi principali per cui è possibile chiedere una visita cardiologica sono essenzialmente difficoltà respiratoria, questo è il più grave, più importante, ma anche un'intolleranza all'esercizio, un affaticamento più facile che non era stato magari osservato in precedenza. A volte anche disturbi gastroenterici possono essere secondari a una patologia cardiaca, quindi è sempre meglio richiedere una visita cardiologica quando ci sia qualsiasi sintomo riconducibile a stanchezza, apatia o difficoltà anche a mangiare, calo d'appetito, ma principalmente i sintomi sono respiratori. Altri sintomi importanti che richiedono una visita cardiologica sono il cedimento dei posteriori, difficoltà di deambulazione, svenimenti, sincopi o comunque sintomi che possono essere riconducibili anche eventualmente a problemi neurologici, ma va sempre comunque esclusa la causa cardiaca. Un altro motivo per cui si esegue una visita cardiologica è di tipo preventivo per eventuali sedazioni o anestesie che vogliamo eseguire in sicurezza, e quindi essendo certi che la funzionalità cardiovascolare sia nella norma per eseguire tutte le procedure senza rischi per il paziente. Ci sono anche razze predisposte per alcuni tipi di cardiopatie, sia dal punto di vista del cane che del gatto, quindi è necessario eseguire degli screening cardiologici anche in assenza di sintomatologia. Per quanto riguarda i cani, ci sono sicuramente tutta una serie di razze di piccola taglia come i Cavalier King, i Barboncini, i Chihuahua, i Pinscher, i Volpini, che sono predisposti per l'endocardiosi mitralica, e quindi già dai 5-6 anni è consigliabile eseguire uno screening cardiologico periodico. Eseguire lo screening cardiologico quando sono comparsi i sintomi potrebbe essere tardi per intervenire. Altre razze che presentano patologie tipiche di razza sono razze di grande taglia, alani, Doberman, Boxer, Golden Retriever, Labrador. Anche questi hanno tutte delle loro patologie tipiche di razza, come ad esempio la cardiopatia dilatativa nel Doberman, nell'alano, che hanno anche proprio dei substrati genetici alla base e che quindi vanno indagate per tempo, anche perché soprattutto la cardiopatia dilatativa nel Doberman può avere una lunga fase asintomatica, in cui però è possibile eseguire lo screening sia con l'ecocardiografia che con esami Holter. Per quanto riguarda i gatti, lo screening è possibile farlo già in età molto precoce in alcune razze come lo Sphynx, i British, gli Scottish, i Maine Coon, i Ragdoll, perché possono presentare delle cardiopatie, tipicamente la cardiopatia ipertrofica, già da molto giovani, a volte anche prima di effettuare la sterilizzazione. Quindi è indicato eseguire uno screening
prima di effettuarla. È molto importante portare un cucciolo, che sia cane o gatto, a una visita subito appena ne veniamo in possesso, lo adottiamo, perché durante una prima visita il collega può rendersi conto della presenza di un soffio cardiaco, che è il primo campanello che ci fa accorgere di eventuali patologie congenite come la permanenza del dotto arterioso pervio o la stenosi dell'arteria polmonare o i difetti del setto interventricolare o interatriale. Ci sono tante patologie congenite su cui si può intervenire dal punto di vista internistico o chirurgico, ma che devono essere riscontrate precocemente, quindi è molto importante eseguire le prime visite subito appena si adotta il cucciolo. In questa struttura siamo abilitati alla esecuzione delle ecocardiografie specialistiche per ENCI ed FSA, che sono ecografie che effettuiamo su cani di alcune razze specifiche come il Golden Retriever, il Doberman, il Cavalier King, e sono richieste da ENCI ai fini riproduttivi dei riproduttori selezionati. FSA è la Fondazione Salute Animale, che è stata fondata per effettuare questi screening precoci che possono essere fatti sia sul cuore ma anche su altri organi come gli occhi, le anche, i gomiti, per selezionare i riproduttori in modo da evitare la selezione di alcune patologie, come è successo in passato per alcune razze, ad esempio il bulldog francese con la stenosi polmonare, in cui non è stata fatta questo tipo di prevenzione, e quindi c'è stato, diciamo, una diffusione molto alta di questa patologia in questa razza. Questi screening servono per evitare la diffusione di patologie congenite in alcune razze che sono predisposte per questo tipo di patologie.